Nel tutorial di oggi vedremo come realizzare questi ovetti, coniglietti, segnaposto. È un progetto abbastanza veloce e molto simpatico da realizzare. Io sono molto soddisfatta del risultato e come al solito spero piaccia anche a voi. Per realizzare questa figura mi sono ispirata a una foto che ho visto sul web in cui avevano preso un uovo vero e l'avevano decorato per farne un coniglietto, e a me è venuta l'idea di farlo completamente ad uncinetto e farne un segnaposto. E per fare l'ovetto ho utilizzato lo stesso schema che abbiamo utilizzato per fare le uova ricamate, quindi per la base, quindi il corpo di questo coniglietto, utilizziamo il tutorial dell'ovetto che vi lascio linkato in descrizione. Tutto il resto dei pezzi e come cucirli insieme li vediamo oggi in questo tutorial, ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno filo cotone cablé numero 5 in diversi colori, un uncinetto da 2 mm, una forbice, un ago da lana, dell'ovatta e opzionali delle perline per gli occhi e ago e filo. Per le orecchie cominciamo da un cerchio magico e per questo facciamo un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo. Portiamo fuori il filo e facciamo una catenella. Nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2 e 6. Una volta che abbiamo i 6 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione delle orecchie è a spirale, quindi o utilizziamo un segnapunti oppure possiamo utilizzare un filetto per segnare l'inizio del giro. Quindi semplicemente mettiamo il filetto a cavallo del lavoro e proseguiamo con il secondo giro. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, quindi 2 punti in ogni punto. E continuiamo così per tutto il giro che terminerà con 12 punti. Terminato il giro facciamo ripassare il filetto sul davanti, quindi da dietro lo facciamo passare davanti, di nuovo passa a cavallo del lavoro e cominciamo il terzo giro. Nel terzo giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E continuiamo ripetendo così 3 punti, un aumento per tutto il giro. E continuiamo così, ad ogni giro facciamo passare davanti o dietro il filo a seconda di come lo troviamo. Ve lo dico perché alcune di voi mi hanno chiesto come utilizzare questo filetto come segnapunti. Nel quarto giro lavoriamo un punto, un aumento ed ora lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e un aumento. E ripetiamo un'altra volta 4 punti, un aumento. E terminiamo il giro lavorando 3 punti bassi. 1, 2, 3. Il quarto giro termina con 18 punti. Dal quinto al nono giro lavoriamo questi 18 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel decimo giro lavoriamo 7 punti bassi, 1, 2, 7 e una diminuzione. Per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei 2 punti successivi, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 7 punti, una diminuzione. Nell'11° giro lavoriamo i 16 punti che abbiamo punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel prossimo giro la ripetizione che ripetiamo è 6 punti bassi, 1, 6 e una diminuzione.
e ripetiamo 6 punti, una diminuzione. Nel prossimo giro la ripetizione che ripetiamo è 5 punti, 1, 5 e una diminuzione. E ripetiamo 5 punti, una diminuzione. Nel 14° giro lavoriamo 4 punti, 1, 4, una diminuzione e ripetiamo 4 punti, una diminuzione. Il 14° giro termina con 10 punti. Nel 15° e 16° giro lavoriamo questi 10 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Lavorati i 16 giri, tagliamo il filo un po' lungo. Facciamo una catenella di sicurezza, estraiamo l'uncinetto. Un altro vantaggio di utilizzare il filo come segnapunti è che in ogni momento vediamo l'inizio di qualunque giro. E una volta terminato il lavoro, sfiliamo il filo. Per la parte interna dell'orecchio con il secondo colore facciamo un nodino iniziale, quindi facciamo un cerchietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, lo passiamo sotto, estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo 9 catenelle, 2, 3. Una volta lavorate le 9 catenelle partiamo dalla seconda catenella dell'uncinetto e lavoriamo nel filetto dietro e cominciamo lavorando 5 punti bassi, 1, 2, 5. Ora lavoriamo 2 mezzi punti alti, quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori e chiudo tutto assieme, e 2, e nell'ultima catenella che ci rimane da lavorare lavoriamo 6 mezzi punti alti, quindi 6 punti nello stesso punto. Ed ora ricominciamo a lavorare nelle catenelle di base, tornando indietro. Lavoriamo 2 mezzi punti alti, 1, 2 e 5 punti bassi, uno in ognuna delle catenelle che ci rimangono. Ora lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. Ed ora cuciamo il dentro dell'orecchio all'orecchio. Cominciamo dando un punto sotto, così, ed ora diamo qualche punto prendendo però solo uno strato dell'orecchio beige, ovviamente non dobbiamo uscire da sotto. E giriamo tutto intorno facendo il punto indietro, quindi adesso sono uscita da qui, torno indietro di un punto ed esco un paio di punti più avanti. Non serve prendere tutti i punti, lavorando sotto le catenelle, e diamo qualche punto tutto intorno, così. Ed ora facciamo un nodino qui dentro e perdiamo il filo. Infiliamo il filo del colore primario e con qualche punto chiudiamo un po' l'orecchio per dare la forma.
in questo modo. E come questa orecchietta ne facciamo un'altra esattamente identica. Per le zampette con il secondo colore in un cerchio magico nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi e nel secondo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo così un punto, un aumento per tutto il giro. Il secondo giro termina con 9 punti. Dal terzo al settimo giro lavoriamo questi 9 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Lavorati i 7 giri, tagliamo il filo un po' lungo. Lo infiliamo in un ago da lana e chiudiamo questo forellino passando attraverso le mezze catenelle esterne di tutti i punti che ci rimangono. Le zampette non vanno imbottite e una volta passati attraverso tutte le catenelle tiriamo il filo e chiudiamo. Se vogliamo possiamo passare ancora attraverso qualche punto . E la zampetta è pronta per essere cucita al corpo. Come questa ne facciamo un'altra identica. Per la pancia, in un anello magico, nel primo giro lavoriamo un punto basso, un mezzo punto alto, 2 punti bassi, un mezzo punto alto e un punto basso. Tiriamo il filo e chiudiamo. Nel secondo giro lavoriamo un aumento di punti bassi, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, un aumento di mezzi punti alti, 2 mezzi punti alti nello stesso punto, due aumenti di punti bassi, quindi per 2 volte 2 punti bassi nello stesso punto, un aumento di mezzi punti alti, un aumento di punti bassi, ora tagliamo il filo un po' lungo, infiliamo il filo in un ago da lana e creiamo la chiusura invisibile. Per questo entriamo nella catenella del primo punto basso lavorato, tutta la catenella, e retrocediamo al centro della catenella dell'ultimo punto lavorato. Così. In questo modo creiamo una nuova catenella e non si vede la chiusura. Sul retro facciamo un nodino e teniamo il filo per cucire al corpo. Per la codina, come per le zampe, in un anello magico nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi e nel secondo giro lavoriamo un punto, un aumento e ripetiamo un punto e un aumento per tutto il giro. Nel terzo e ultimo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto e una diminuzione. E continuiamo così, un punto, una diminuzione per tutto il giro. Terminato il giro, tagliamo il filo un po' lungo . E per la codina sarà sufficiente arrotolare il filo del cerchio magico e non aggiungere altra ovatta. Per il fiocchetto cominciamo da un nodino iniziale e lavoriamo 34 catenelle. 3, 33 e 34. Una volta lavorate le 34 catenelle,
Cominciamo a lavorare dalla seconda catenella dell'uncinetto e come prima lavoriamo sul filetto dietro. Cominciamo lavorando un punto basso e la ripetizione che ripeteremo per tutta la lunghezza delle catenelle è una catenella, salto una catenella di base e nella successiva lavoro un punto basso. E ripetiamo una catenella, saltiamo una catenella di base e nella successiva un punto basso. E continuiamo così per tutta la lunghezza delle catenelle. Terminata tutta la riga, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E nascondiamo le codine con un ago attraverso la lavorazione. Ed ora per formare il fiocchetto pieghiamo in 3 questo lavoro. Così, semplicemente in 3. E con un pezzetto di filo di un altro colore giriamo intorno al centro qualche volta per formare il fiocchetto. E annodiamo. E il fiocchetto è pronto. E adesso che abbiamo tutti i pezzi, vediamo come assemblare il coniglietto. Per prima cosa uniamo alla base le orecchie del coniglietto con qualche punto. Così, attraversando da una parte all'altra la base delle orecchie. In questo modo. Ed ora, sempre con qualche punto, cuciamo le orecchie alla punta dell'ovetto. E questo è quello che otteniamo. Sul retro la codina la lasciamo in sospeso e la salderemo in seguito. Con qualche spillo fissiamo le zampe e la pancia all'ovetto e cuciamo. Per le zampe sarà sufficiente con il filo con cui abbiamo chiuso il lavoro dare qualche punto a zig zag, cioè un punto sul corpo, un punto sulla zampetta, un punto sul corpo, un punto sulla zampetta, così, togliamo gli spilli, ora facciamo la stessa cosa sulla parte sopra, quindi un punto sul corpo, un punto sulla zampa, un punto sul corpo e uno sulla zampa. E nello stesso modo facciamo nell'altro lato. Così, e cuciamo la zampetta solo fino a metà. Ed ora questo filo lo facciamo rientrare nel corpo e uscire da un punto qualunque, tiriamo bene e lasciamo qui questo filo. E allo stesso modo cuciamo l'altra zampetta. Con il filo di cucitura della seconda zampetta usciamo dallo stesso foro in cui siamo usciti prima e tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio e in questo modo salderemo qualunque altro filo. Stringiamo bene, tagliamo uno dei due fili quasi raso e l'altro lo nascondiamo all'interno della lavorazione. In questo modo annodiamo i fili ma non si vedono nodi. Per cucire la pancia utilizziamo lo stesso punto che abbiamo utilizzato per le orecchie, quindi il punto indietro. Anche in questo caso non serve prendere tutti i punti. In questo modo, e come prima, saldiamo le codine.
Per posizionare la coda schiacciamo un po' il fondo per appiattirlo, appoggiamo il nostro coniglietto sul tavolo e posizioniamo la coda in modo che l'aiuti a stare in piedi e cuciamo. Per cucire la coda diamo un punto sul corpo e un punto sulla coda, prendendo appena sotto le catenelle dell'ultimo giro. E diamo 2-3 punti. Così. E quando siamo soddisfatti, questa codina la portiamo dove abbiamo fatto uscire quella, per esempio, delle orecchie, e come abbiamo visto prima saldiamo e perdiamo il filo. Posizioniamo con 2 spilli le perline per gli occhi e con ago e filo li cuciamo. Lasciamo sempre una codina dietro come abbiamo imparato per poi saldare i fili. Passiamo 2 o 3 volte da una parte all'altra e gli occhietti sono fissati. Con un filo rosa o color carne facciamo la bocca. E con i 2 capi del filo con cui abbiamo creato il nastro fissiamo il nastrino sopra la testa, qui dove ci piace di più. In questo modo, e l'ovetto coniglietto segnaposto è già pronto. Per farne un segnaposto sarà sufficiente fare un cartellino come questo, che è semplicissimo, è uno stuzzicadente con il nome della persona invitata. Io ho stampato questa figura, ma voi potete stampare qualunque cosa, e poi l'ho arrotolata e incollata con un po' di colla allo stuzzicadente. Questo lo infiliamo sulla lavorazione e il segnaposto è pronto. Il bello di questo progetto è che possiamo farne davvero di tutti i colori, quindi magari utilizzando la stessa base per tutti i segnaposti e cambiando il colore per ogni invitato. Trovo che questi ovetti coniglietti segnaposto siano davvero venuti simpatici e anche un po' ridicoli, e questo mi piace davvero un sacco. Credo che rallegreranno un sacco la tavola della nostra Pasqua. Sono molto soddisfatta del risultato e spero che piacciono anche a voi. Non vedo l'ora di vedere tutte le vostre foto sulla mia pagina Facebook, di sentire i vostri commenti. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale. Come al solito vi ringrazio di avermi seguita anche in questo tutorial, vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!